Lo sapete cosa sono i bonifici SEPA? E lo sapete che c'è un rischio legato ai bonifici SEPA che spesso non si conosce, ma che mette a rischio i vostri soldi sul conto corrente? Oggi vi racconto una semplice vicenda che è capitata a noi e fortunatamente abbiamo risolto in maniera tempestiva. Mi aggancio al video che ho fatto in precedenza, vi mostro qua il link perché è collegato alla stessa parte periodo di quell'avvenimento. Sfortuna per noi perché è capitato nello stesso mese questo avvenimento, che è capitato anche poche volte durante l'arco della nostra vita lavorativa, però è stato più rilevante in quel periodo. Riceviamo un addebito di tipo SEPA, quindi i classici pagamenti che voi probabilmente utilizzerete per fare il pagamento della bolletta dell'elettricità, del gas, dell'acqua, delle utenze telefoniche. Un pagamento che vi viene addebitato direttamente sul conto corrente senza che ve lo autorizziate. Quando un utente inserisce una modalità di pagamento per qualsiasi cosa, che sia un bene o un servizio, bonifico SEPA, e mette un IBAN, ha la possibilità di addebitare questo denaro sul conto corrente inserito, quindi nell'IBAN messo, puoi scaricare quei soldi direttamente da quel conto corrente. Non ci credete? Provate, fatelo e poi mi direte. L'addebito viene fatto perché non è richiesta un'autorizzazione dalle parti, quindi io se faccio un acquisto online su un e-commerce che accetta purtroppo i bonifici SEPA e utilizzo il nome del correntista e l'IBAN del destinatario, ho la possibilità di addebitare l'importo direttamente alla persona che è ignara di tutto questo. Non vi sto svelando una truffa o un trucco, è una cosa risaputa per chi fa truffe nel mestiere, perché io non faccio il truffatore, ma io ho un'impresa e ci capita spesso di ricevere questo tipo di addebiti che ovviamente hanno da una parte una criticità, che è questa: accettare addebiti da sconosciuti che vogliono fare acquisti online o non online, ma che vogliono utilizzare il vostro IBAN. Dall'altra parte è possibile stornare un pagamento di tipo SEPA entro 8 settimane, quindi voi avete 2 mesi di tempo per riconoscere l'addebito e far stornare questo addebito alla banca. Quindi lo chiamate, disconoscete il pagamento, vi viene ridato sul conto corrente e vengono sottratti questi soldi al destinatario. Quindi vi faccio un esempio: c'è il negoziante, c'è il cliente fa un acquisto in questo negozio, parlo per la mia esperienza personale, il cliente fa un acquisto online su questo negozio online che accetta bonifici SEPA, mette l'IBAN di una terza persona, in questo caso la mia azienda, e mette il nominativo associato al conto corrente dell'IBAN utilizzato, che è la mia azienda, che non è lui ovviamente. Il negoziante prende l'ordine di acquisto, prende la modalità di pagamento bonifico SEPA, spesso e volentieri tramite un provider esterno che gestisce i pagamenti, accetta il tipo di pagamento tramite bonifico SEPA. L'addebito parte e va a essere scalato dalla terza persona inserita in questa operazione che non c'entra nulla, in questo caso la mia azienda. Viene fatto un addebito. Il venditore vede che il pagamento è andato a buon fine. Il cliente che ha fatto questo tipo di acquisto fraudolento vede che il pagamento è andato a buon fine. Se il venditore finale non è sveglio e non recepisce che questo tipo di pagamento può essere stornato, e magari, non lo so, è al primo periodo di lavoro, quindi per lui il bonifico SEPA è uguale a un bonifico ordinario o istantaneo, emette la spedizione del bene acquistato, che solitamente per un bonifico SEPA a noi è capitato che ordinassero anche 7-8 mila euro di prodotti, Cioè vi mostro questo screen che mostra l'ultimo acquisto che ci è capitato, quindi migliaia di euro per un acquisto di condizionatori da un'azienda che noi non conosciamo, noi non abbiamo niente a che fare, non conosco neanche la cliente che ha fatto questo tipo di acquisto. È semplicemente una persona che ha trovato ovviamente online l'IBAN di un'azienda che lavora a dati pubblici, quindi anche l'IBAN è purtroppo pubblico, e l'hanno utilizzato per fare questo tipo di pagamento. Questo tipo di pagamento è andato a buon fine inizialmente, quindi il venditore poteva pensare di spedire il materiale. Noi ci siamo accorti tempestivamente, perché controlliamo quotidianamente i conti correnti. Fortunatamente non immagino, se il destinatario di questo tipo di truffa fosse stata una persona di una certa età, che il conto corrente lo guarda una volta ogni 6 mesi il figlio, o lo guarda una volta l'anno la persona comunque soggetta a non avere molta capacità di controllare i conti correnti tramite l'home banking, perché vi ricordo che non c'è soltanto gente della nostra età, ma c'è anche gente molto più anziana che non guarda il conto corrente o lo fa guardare ai figli, ai nipoti o ai parenti.
Noi annulliamo il pagamento comunque, chiamiamo la banca ci storna immediatamente il pagamento facendoci fare il modulo di disconoscimento del pagamento e noi rimaniamo tutelati dal punto di vista dell'addebito perché ci vengono rimessi i soldi sul conto corrente. Ma il venditore cosa fa? Il venditore ha ricevuto una richiesta di pagamento, il bonifico è andato a buon fine, il provider gli ha comunicato che è andato a buon fine, quindi in questo caso lui si sente in obbligo di spedire il materiale e se avesse spedito 2, 3, 4, 5 mila euro di prodotto, perché so che questa precisa circostanza la cliente ha fatto a questo venditore un acquisto per 15.000 euro, utilizzando 4 o 5 ordini, facendo 4 o 5 ordini, utilizzando IBAN diversi e è passata a tutti il pagamento, è passato a tutti, quindi 15.000 euro di ordine, cosa fai? Il venditore poteva essere in ginocchio con 15.000 euro di ordine che poi non era pagato, veniva fornito e veniva rubato. Perché sostanzialmente questo è, rubavano il materiale facendo bonifici SEPA che poi venivano disconosciuti entro 8 settimane. Questa è la prima problematica, se il venditore non è sveglio e non si accorge, spedisce del materiale che non può essere poi saldato e lui si trova con un insoluto di tot migliaia di euro. E il cliente che ha fatto la truffa rimane col materiale che vende, chiaramente a un prezzo più basso, se lo tiene, fa quello che vuole. Ma mettiamo nella circostanza che invece il pagamento fatto dalla persona che vuole fare la truffa al venditore non venga poi riconosciuto dalla terza persona a cui è stato fatto un addebito. Cioè noi abbiamo riflettuto l'ultima volta su questa circostanza. Mettiamo che non erano migliaia di euro, ma erano poche decine, che per un'azienda che ha movimenti bancari quotidiani di 50 movimenti, magari 10 euro non si accorge, 20 euro non si accorge. E mettiamo che mi accorgo dopo le 8 settimane, questi soldi sono spariti, io non posso più disconoscere un pagamento. Il cliente ha fatto un bonifico, il venditore lo ha effettivamente ricevuto e ha spedito il materiale. La terza parte si trova con un addebito che non può più stornare, non può più risolvere la situazione. Questi pagamenti non sono più stornabili, quindi dopo 8 settimane, se l'importo non è considerevole che dà nell'occhio, non c'è più modo di risalire. Questa è la criticità più grossa, perché mettiamo caso che il truffatore faccia 50 bonifici SEPA di un importo che non è comunque rilevante e non dà nell'occhio. Tutti gli addebiti fatti sui conti correnti magari non sono stornati e lui porta a casa quello che è un acquisto fatto da migliaia di euro tramite tantissimi bonifici. Questa non è fantascienza, questi è il funzionamento del bonifico SEPA che a livello europeo da qualche anno funziona in questo modo. Cioè la banca non può mettervi un blocco, deve preventivamente accettare quelli che sono le richieste di bonifici SEPA, poi successivamente abbiamo 8 settimane per risolvere quello che è l'addebito. E fortunatamente in questo caso, non come nel video che vi ho fatto vedere all'inizio, quindi quello dove c'è stato fatto un addebito che non era più stornabile, in questo caso l'addebito può essere stornato entro le 8 settimane, quindi diciamo che c'è una tempistica di risoluzione abbastanza ampia e un addebito che viene stornato anche in tempi molto celeri, quindi la disdetta l'abbiamo fatta, il disconoscimento l'abbiamo fatto la mattina stessa abbiamo ricevuto il riaccredito dell'importo. Questo per dirvi che i soldi sul conto corrente non sono sicuri da una parte perché potrebbe esserci un problema come nell'altro video che vi ho spiegato, ma potrebbe anche esserci un problema legato a questo tipo di tra virgolette truffe, che non sono proprio truffe, ma sono semplicemente degli stratagemmi che utilizzano i truffatori oggi per fare acquisti online usando conti correnti di altri, sperando che non si accorgano nei tempi utili per fare il disconoscimento o che il venditore che ha ricevuto questo tipo di bonifico SEPA non faccia un controllo preventivo prima di spedire e spedisca il materiale vuoto, perché poi si trova con un pugno di mosche. Spero di avervi dato un'informazione utile e che facciate più attenzione agli addebiti SEPA sul vostro conto corrente. Bella ragazzi, ciao, buona giornata!